Ho scattato per circa 3 settimane col nuovo Samsung S25 Ultra e, come ogni Samsung, non è facile realizzare sempre gli scatti migliori. Oggi andremo a vedere quali impostazioni cambiare per far lavorare al massimo del potenziale i nuovi Samsung S25. Non preoccupatevi, molti settaggi andranno bene anche ai modelli precedenti. Apriamo l'app fotocamera del nostro dispositivo e iniziamo. Una volta aperta la fotocamera ci troveremo davanti al suo nuovo aspetto, grazie alla nuova One UI 7.0 di Samsung. Abbiamo le varie ottiche e a destra troviamo 4 puntini che cliccando ci aprirà le impostazioni o settaggi generali della fotocamera, come i megapixel, la luminosità, il timer e molto altro. Noi andremo ad addentrarci nelle impostazioni che troviamo qua come voce all'inizio sotto forma di ingranaggio. Clicchiamo e ci troveremo davanti tutte le impostazioni della fotocamera. Iniziamo prima nel lato foto e poi parleremo del lato video. La prima voce che ci troviamo davanti è scansione documenti e testo. Io la tengo sempre disattivata, la andrò ad attivare solamente quando avrò bisogno di scansionare per esempio un documento. Sotto troveremo la voce esegui scansione dei codici QR che ci permetterà, tenendola attiva, di scansionare i QR code che troviamo in giro. Oramai siamo circondati e li utilizziamo quasi ogni giorno. Nella voce suggerimenti scatti io la tengo disattivata perché preferisco fare tutto da me. Se invece sei alle prime armi e vuoi avere un aiuto ulteriore, ti consiglio di attivarla. Sotto abbiamo ottimizzazione intelligente e come vediamo avremo massimo, medio e minimo e sotto ancora ottimizzatore scena. Se noi andiamo a tenere al massimo l'ottimizzazione della qualità, avremo il massimo della qualità da questo smartphone. Io consiglio di tenerlo alla massima qualità. In automatico sotto avremo anche attivo, se decidiamo di tenerlo attivo, l'ottimizzatore della scena che aumenterà il colore e il dettaglio di uno scatto, migliorando anche per esempio dei punti dove c'è poca luce. Se invece noi andassimo a selezionare la voce medio o minimo, come vedete la voce ottimizzatore scena non potrà essere utilizzata e quindi tenete sempre la voce ottimizzazione della qualità al massimo. Usciamo, sotto abbiamo trascina, pulsante, otturatore per. Io ho selezionato effettuare uno scatto continuo, quindi quando noi trasciniamo in automatico farà tantissimi scatti, se no possiamo selezionare crea una GIF e nel momento in cui trasciniamo crea una GIF in automatico. Sotto abbiamo la impostazione del filigrana, io lo tengo disattivato perché preferisco avere una fotografia tutta pulita e non avere per esempio sotto in basso nella fotografia la scritta Galaxy S25 Ultra e magari anche la data, l'orario e l'ottica che abbiamo utilizzato, quindi io la tengo disattivata. Se voi volete avere nella fotografia tutti questi dettagli potete tenerla attiva. Sotto ancora abbiamo la voce opzione foto avanzate. Abbiamo foto ad alta efficienza, io la tengo disattivata. Per quale motivo? Lo spiego subito, perché in video precedenti dove andavo a mostrare che la tenevo disattivata qualcuno mi ha detto ma il file HEIF è meglio perché pesa meno, perché lì, perché là. È vero, pesa meno ed è meglio per questo lato qua. Il file HEIF è praticamente un ibrido tra un JPEG e un RAW e avere un'ottima qualità anche di informazioni, però con un peso nettamente ridotto. Io quel genere di file consiglio se il file lo tengo direttamente solo sullo smartphone. Se invece come me lo utilizzo molto sul PC, su altri programmi, consiglio di utilizzare o il JPEG o il RAW perché il file HEIF in molte applicazioni non viene supportato ancora e quindi potrebbe diventare addirittura un danno se vogliamo spostarlo in diversi programmi. Se invece vuoi lavorare solo dallo smartphone, scatta con quel file, il peso sarà nettamente meno e avrà anche un'ottima qualità quel file. Forse un pelino compresso, ma la qualità sarà ottima. Sotto abbiamo formato foto in modalità Pro, formato RAW e formato JPEG. Io ho selezionato quello, se no possiamo selezionare formato JPEG o solo formato RAW. Io consiglio di tenere attivo entrambi. Per quale motivazione? Perché se andiamo a scattare la modalità Pro o Expert RAW, in automatico avremo sia un file JPEG che un file RAW. Qualora volessimo migliorare un po' la qualità di uno scatto o i colori o i dettagli o molto altro, avremo anche la possibilità di avere un file RAW un po' più grezzo con più informazioni. Se invece magari quello scatto ci piace così, abbiamo anche il file JPEG e lo teniamo così senza problemi. Consiglio quindi di scattare con entrambi i file. Tanto poi, se vogliamo,
Nella modalità Pro possiamo anche decidere in diretta prima di scattare di disattivare il formato RAW e avere solo il JPEG. Magari facciamo un punta e clicca, ma volendo settare tutto in manuale possiamo cliccare in modalità Pro, scattare e in automatico disattivare il formato RAW così da avere solo un JPEG. Stessa cosa anche in Expert RAW. Acquisizione foto in movimento, consiglio di tenere attivo prima e dopo l'otturatore così da far assimilare allo smartphone qualsiasi dettaglio e più informazioni. Sotto troviamo la voce selfie e nella voce salva selfie come da anteprima consiglio di tenerlo attivo. Stessa cosa, trascinate su o giù per cambiare fotocamera. Ci potrà tornare utile se vogliamo switchare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore, vi faccio vedere subito, solo muovendo il dito in questa maniera qua, come vedete. Sto switchando la fotocamera. Monitoraggio della messa a fuoco, questo andrà bene sia per le foto che per il video. Consiglio di tenerlo attivo perché ci permetterà di avere un monitoraggio fisso del soggetto, un po' come fanno i corpi macchina come quello che sto utilizzando io, che tiene la messa a fuoco per esempio sul soggetto o addirittura sull'occhio. Questo in automatico quando selezioniamo un soggetto ci terrà sempre a fuoco il soggetto anche se si muove, quindi se vogliamo fargli uno scatto da più lontano, da più vicino, continuo, quindi magari un soggetto che si muove come un cane o una macchina eccetera, lui lo terrà sempre a fuoco anche se si va ad allontanare o ad avvicinare. Quindi attivatelo, sarà molto comodo maggiormente nei video. Guida alla composizione, io ce l'ho disattivata perché come vi ho detto prima preferisco decidere tutto io e non farmi aiutare. Un'altra cosa da attivare che io tengo attiva, comunque c'è chi lo tiene disattivato, è tag posizione, che servirà per far comparire nei dettagli il luogo di dove avete scattato la fotografia. Potete anche disattivarlo se volete, però può tornare utile perché magari fate vedere una fotografia a un vostro amico, volete anche dirgli dov'è la location che avete scattato, magari non vi ricordate, se andate nei dettagli trovate tutto. Poi abbiamo metodi di scatto e abbiamo la prima voce è premete i tasti volume per. Io ho selezionato scatta foto o registra video. Può tornare utile perché magari vogliamo farci un selfie, abbiamo lo smartphone in questa maniera qua come vedete e possiamo cliccare il tasto di volume per farci la foto e non dover cliccare col dito sul display. Se no possiamo anche selezionare zoom avanti e indietro se vogliamo fare lo zoom con i tasti del volume o se no utilizzarli come classico controllo del volume. Poi abbiamo la possibilità dei comandi vocali per dirgli di scattare una fotografia dalla distanza, per esempio glielo diremo con la voce. Pulsante mobile dell'otturatore ci darà la possibilità di avere un ulteriore pulsante dell'otturatore che gira in giro per il display dell'app fotocamera, così possiamo anche scattare se per esempio clicchiamo nell'angolino in alto a sinistra invece di avere solo il pulsante al centro. Io lo tengo disattivato perché non ne ho bisogno. Sotto abbiamo mostra palmo, lo tengo attivo perché se noi abbiamo l'app della fotocamera aperta e vogliamo farci una foto da lontano, invece di usare il comando vocale ci basterà per esempio aprire il palmo della mano e in automatico scatterà la fotografia o azionerà addirittura un video. Poi abbiamo la voce impostazioni da mantenere. Ci sono diverse impostazioni, scegliete quella che preferite voi. Quello che vi consiglio di tenere sempre attivo è la modalità camera, che qualora stessimo facendo sempre più o meno le stesse fotografie in giro, in un viaggio magari in una città e non volessimo ogni volta ridover settare il telefono e l'app fotocamera da zero, noi teniamo attiva questa impostazione. Quando chiudiamo l'app fotocamera e rientriamo avremo la stessa ottica, gli stessi ISO e molto altro, tutto settato come l'ultima fotografia che abbiamo realizzato, quindi tenete attiva questa voce. Sotto abbiamo Camera Assistant. Prima di addentrarci dentro a Camera Assistant vi spiego come scaricarlo perché è un'estensione. Dobbiamo andare su Galaxy Store, mi raccomando Galaxy Store e non Play Store, direttamente dal Galaxy Store. Andiamo lì, scarichiamo Good Luck e all'interno di Good Luck troveremo Camera Assistant. Scarichiamo e si andrà ad installare in automatico nelle nostre impostazioni, come in questo caso. Andremo ad aprire e come vediamo avremo ulteriori impostazioni disponibili. Quindi partiamo con collegamenti zoom. Andando ad attivare collegamenti zoom avremo ulteriori zoom già selezionati senza dover switchare o
girare la rotellina degli obiettivi, avremo ad aggiungere il 2x, il 10x e il 100x, così aggiungendoli tutti, se vogliamo possiamo passare da un 0,6 a un 100x solamente con un click. HDR automatico consiglio di tenerlo attivo perché ci darà una mano negli scatti, così da eliminare magari punti un po' troppo bui, sovrapponendo i migliori scatti e raggiungendo uno scatto quasi perfetto o comunque migliore. Attenuazione foto vi dico di disattivarlo, perché se andiamo ad attivarlo cercherà di ammorbidire un po' la fotografia eliminando un po' il dettaglio. Non sono un super amante dei dettagli pompati di Samsung, però preferisco un maggior dettaglio piuttosto che vedere una fotografia un po' troppo morbida e liscia, quindi consiglio di tenerlo disattivato. Se invece a voi piace una fotografia un po' più morbida, attivatelo tranquillamente. Commutazione automatica obiettivo io lo tengo disattivato, perché qua sceglierà lui in base al soggetto quanto è distante, all'illuminazione, quale obiettivo utilizzare. Io preferisco settare tutto manualmente e decidere io se voglio utilizzare un 1x, un 3x, un 5x, eccetera. Correzione di distorsione consiglio di tenerlo attivo, perché in automatico ti andrà a correggere magari certe distorsioni causate dall'obiettivo. Per esempio, se utilizziamo uno 0,6 potrebbe darsi che va a crearsi una distorsione ai bordi. Ecco, con questa impostazione attiva cercherà di sistemarla e migliorare quella distorsione. Nella voce opzione di risoluzione avanzate abbiamo pixel adattivo. Andatelo ad attivare perché ti riduce il disturbo negli scatti con meno luce, quindi se ci troviamo in una situazione con un po' più di buio o qualcosa del genere, se la fotografia fa un po' fatica ad uscire di qualità, avendo attivato questa voce lui andrà ad unire più scatti e migliorerà lo scatto finale. Poi sappiamo che Samsung nell'app fotocamera, e quando va a scattare, ha un piccolo problema di shutter lag, quindi un ritardo di quando andiamo a scattare, e quando poi vediamo la fotografia sappiamo che il risultato finale sarà tipo un secondo dopo lo scatto. Comunque c'è un ritardo tra l'otturatore e quando premiamo. Se vogliamo diminuire o eliminare quasi del tutto questo ritardo, andiamo ad attivare la voce scatto rapido, che aumenterà la velocità dello scatto, ma non andiamo ad attivare priorità messa a fuoco su velocità, perché sennò rallenterà lo scatto e in più aspetterà che lo smartphone metterà a fuoco. Quindi magari in situazioni che vogliamo fare velocemente uno scatto, se per lo smartphone non è ancora a fuoco non vi farà scattare, quindi vi consiglio di tenerlo disattivato. Registra video in modalità fotografia vi consiglio di tenerlo attivato, perché in automatico se ci troviamo nella modalità foto ma vogliamo realizzare un video basterà tenere premuto e lui avvierà un video in automatico. Correzione della lente anamorfica consiglio di attivarlo solamente se siete persone che utilizzate delle lenti sopra lo smartphone, perché in automatico andando a selezionare per esempio l'1.33 o l'1.55 andrà leggermente a zoomare e compensare magari quel disturbo della lente che andiamo ad implementare in più già alle lenti dello smartphone, senza poi vedere i bordi di questa lente aggiunta dopo. La qualità HDR 10+, lì sta a voi se attivarla o non attivarla. Io ogni tanto vado ad attivarla, ogni tanto no, e si andrà a attivare solamente se abbiamo già attivato in partenza l'HDR. Salva video in archivio esterno consiglio se siete persone che registrate tantissimo e magari volete attivare un SSD esterna attraverso la USB-C e magari registrate anche tanto il log che teoricamente pesa un po' di più. Quindi tenetelo attivo, così qualora collegaste una memoria esterna e registrate, lui in automatico andrà a salvare tutto in questa SSD esterna. Ora usciamo e andiamo a parlare velocemente della parte video. Scendiamo nella modalità video e andiamo su FPS automatico. Io ho selezionato solo per i video a 30 fps. Consiglio, se volete, di disattivarlo direttamente, perché nelle situazioni di scarsa luminosità lui sceglierà determinati fps. Perché vi dico questo? Perché quando abbiamo poca luce, se utilizziamo fps più alti, quindi per esempio 60 o 120, lo smartphone farà più fatica e tirerà fuori più disturbo.
perché, come ho spiegato in tanti video di tanto tempo fa, semplicemente se io passo da 30 fps a 60 fps, la quantità di ISO utilizzati dallo smartphone raddoppieranno. Andando ad alzare gli ISO, in automatico si creerà del disturbo del rumore digitale, che potrebbe anche leggermente peggiorare la qualità del video, quindi decidete voi. Per registrare in situazioni di basse luci consiglio sempre 24 o 30 fps. Stabilizzazione video, teniamolo attivo, così lo stabilizzatore dello smartphone funzionerà come si deve e ci creerà dei video più fluidi, ma attenzione, non attivatelo se vi trovate in situazione di scarsa luminosità, perché ho notato che va a creare degli artefatti ai bordi dei video, perché cerca di compensare e, dovendo utilizzare poi dei parametri più lenti e più ISO, cerca di rovinare un po' il video al bordo. Quindi vi consiglio della stabilizzazione video di tenerla disattivata se fate registrazioni di sera. Opzioni video avanzate, apriamo e abbiamo la voce efficienza elevata o più compatibile, che sarebbe l'H.264. Io consiglio naturalmente efficienza elevata, così da avere una qualità maggiore. Un'altra cosa che vi consiglio di attivare è il video ad alto bitrate, che vi darà la possibilità appunto di avere più bit nel video, quindi più informazioni, e magari quando andiamo poi a modificare per esempio un file log avremo più informazioni al suo interno, e quindi in automatico quando andiamo a fare un editing potremo modificare al meglio colori, dettagli, luci e ombre e molto altro. Come accennato prima, la voce HDR la teniamo attiva. Questo smartphone utilizzerà un HDR a 10 bit, quindi maggiori informazioni rispetto a quello degli anni precedenti. Modalità log consiglio di tenerlo attivo e di attivare la voce modalità video e video pro, quindi potremo utilizzare la modalità log sia nei video classici che nei video pro. La modalità log, come sapete, quando andiamo a registrare diventerà un video un po' più piatto e quindi non avremo tutti i colori, sarà più desaturato, ma noi poi andremo a modificarli o in un programma di editor video o se no in automatico cliccando su dettagli ci uscirà una voce per modificare direttamente all'istante sullo smartphone i colori nel giro di un secondo. Nella recensione di questo smartphone l'ho mostrato e lavora molto bene. Speriamo che con un futuro aggiornamento ci darà la possibilità di avere un'anteprima dei colori, perché il problema di vedere solo il video in log, quindi tutto piatto, non capisci se in certi punti del video ci sono delle bruciature oppure no. Audio zoom consiglio di tenerlo attivo perché ci darà la possibilità di adattare l'audio che percepisce lo smartphone allo zoom, quindi se utilizziamo un 1x ci sentirà da quella distanza, se utilizziamo un 3x e siamo più lontani ma ci inquadriamo, lui percepirà che c'è una distanza ulteriore e aumenterà la forza della registrazione audio. Come accennato prima, monitoraggio della messa a fuoco servirà anche per i video e riuscirà a mettere a fuoco sempre il soggetto. Torniamo sulla nostra applicazione fotocamera e guardiamo un po' come è cambiata la nostra fotocamera. Un consiglio per scattare le fotografie: vi consiglio di scattare sempre a 12 megapixel perché racchiude più megapixel in ogni megapixel. Possiamo utilizzare i 50 e i 200 se vogliamo poi, dopo aver scattato, ritagliare solo una porzione della foto. Non vuol dire miglior qualità, ma sarà solo più grande la fotografia, quindi quando ritagliamo una porzione della fotografia, quella porzione lì non andrà a perdere dettagli. Consiglio la modalità 3/4 perché riesce a scattare molto meglio utilizzando i pixel giusti. Se utilizziamo invece per esempio i 9/16, invece di scattare a 12 megapixel scatterà a 8-9 megapixel. Se ci spostiamo nella parte video, come vi ho accennato prima, vedete in alto che c'è la possibilità di registrare il log. Se vado a registrare il log, guardate un po' come si vede la registrazione. In questa maniera qua piatta. Se noi lo disattiviamo si attiva in automatico l'HDR, o se vogliamo possiamo disattivare anche l'HDR. Comunque la differenza tra HDR e non HDR si nota già qua dalla schermata. Poi in alto a sinistra, di fianco all'HDR, troviamo la qualità video. Possiamo scegliere fino agli 8K a 30 fps, se no abbiamo la possibilità di registrare in 4K a 60-30 fps, Full HD e molto altro. Io consiglio di registrare sempre in 4K a 30 fps perché così in ogni situazione registreremo come si deve. 60 fps solo se vogliamo registrare video che poi andiamo a rallentare. Gli 8K, se volete proprio registrare in 8K, utilizzateli solo se poi volete andare a ritagliare anche lì una porzione del video, così non andrete a perdere qualità anche se fate tipo uno zoom. Come avete visto, quando ho avviato il video mi si è aperta
una modalità zoom diversa. Se io avvio il video, come vedete c'è una lente di ingrandimento. Cliccando col nuovo aggiornamento One UI 7 hanno implementato questa possibilità di avere un switch tra le fotocamere, come vedete, molto più fluido rispetto a dover fare il passaggio 1x, 2x, 3x, 5x. Come vedete possiamo anche scegliere la velocità. Se io faccio così andrà molto piano, e quindi utilizzate questo perché è davvero comodo. Abbiamo anche la possibilità di attivare la super stabilità. Se andiamo ad attivarla in automatico non registreremo più in 4K ma registreremo in 2,7K, quindi la qualità calerà leggermente ma avremo una stabilità maggiore. Quindi se dobbiamo fare riprese un po' più movimentate attiviamo quella voce lì. Tra le varie modalità quale consiglio di utilizzare? Tra modalità fotografia classica, Pro ed Expert RAW, io nel video del Samsung ho consigliato la modalità Expert RAW perché fa lavorare al meglio i sensori di questo smartphone, riesce proprio a tirare fuori più qualità e dettagli, e quando andiamo a scattare la fotografia si svolgerà anche un processo per sistemare e migliorare leggermente ancora la fotografia che andiamo a scattare. Dopo aver scattato vediamo proprio questo processo al volo che fa Expert RAW per eliminare magari dei disturbi o anche delle ombre in giro per la fotografia. Questi sono i settaggi che consiglio di utilizzare per scattare al meglio con i nuovi S25 e S25 Ultra. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo smartphone, di come scatta e dei settaggi che vi ho consigliato. Se non siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi al canale e ci vediamo prossimamente sul canale con nuovi contenuti, magari anche su di lui. Ciao ragazzi!